nella parte più recente dell'allenamento in sospensione, Randy Etrick è sicuramente il più rappresentativo da un punto di vista appunto commerciale. Perché? Perché è l'ideatore del TRX, che è appunto lo strumento che viene utilizzato per la maggiore all'interno del contesto sospensione in ambito fitness. Noi andremo a fare un focus importante sui vantaggi. Parleremo dei vantaggi dell'allenamento in sospensione, andando poi chiaramente a far riferimento ad alcune delle caratteristiche dell'allenamento in sospensione e faremo appunto una serie di valutazioni, cercando di entrare anche all'interno dell'eserciziologia dell'allenamento in sospensione, con chiaramente la possibilità di vedere alcune immagini piuttosto che alcuni settaggi particolari quando si lavora con uno o più esercizi che possono essere semplici o piuttosto che chiaramente complessi. Che cosa significa VASC? VASC è un acronimo e sta per versatilità, adattabilità, sicurezza, costi e manutenzione. Versatilità: quale attrezzo funzionale o non funzionale permette di allenare tutti gli stretti corporei con tutti gli obiettivi possibili, con sicurezza, adattando il movimento con un solo chilogrammo, in un solo chilogrammo, perché sappiamo che un sistema di sospensione ha anche una piccola sacchetta per essere portato in giro del peso di 1 chilogrammo totale. Nessuno se non un sistema di sospensione. Quindi capite benissimo realmente come noi abbiamo a disposizione una palestra da portare con noi ovunque. Adattabilità, adattabilità perché è possibile ancorare questo sistema sia in maniera indoor che in maniera outdoor. Quindi veramente possiamo ancorarlo alla porta d'ingresso, possiamo ancorarlo ad un cancello, possiamo ancorarlo ad un albero, ad un palo della luce, possiamo per cui lavorare in un parco, in un giardino, dentro casa, in un albergo. Veramente quindi abbiamo un'adattabilità che lo rende veramente utilizzabile da chiunque e in qualsiasi posto si trovi. Sicurezza, e qui dicevamo perché in realtà quando si decide di utilizzare un sistema di sospensione certificato, io chiaramente non lavoro per nessuna azienda che produce sistemi in sospensione. Ciò che vi consiglio è proprio quello di scegliere dei sistemi che abbiano un buon rapporto qualità-prezzo, perché quando, ribadisco, si lavora in sospensione, quindi con pochi punti di ancoraggio al terreno, uno o più punti di ancoraggio che appunto mancano dal terreno, capiamo benissimo come il fatto che l'attrezzo possa andare incontro ad usura e chiaramente a delle rotture può portare appunto a problematiche più o meno gravi. Costi e manutenzione. E anche qui in realtà lo leghiamo al discorso della sicurezza, perché molto spesso quando magari si sceglie di utilizzare un attrezzo che abbia un costo più importante proprio perché ha una qualità dei materiali superiori, è chiaro che l'investimento iniziale è importante. L'investimento iniziale è importante, però capiamo benissimo come in questo caso noi acquistiamo un attrezzo certificato, un attrezzo che abbia una validità da un punto di vista appunto della strutturale, quindi di come è composto, ma è un attrezzo che veramente diventa un investimento. Con un sistema di sospensione noi andiamo ad utilizzare anche in maniera importante la mobilità articolare. Nello specifico, il riscaldamento, cioè la prima parte dell'allenamento in sospensione, che poi è molto simile concettualmente al concetto di funzionale, è proprio sulla mobility, cioè si va a lavorare sulla mobilità articolare. E qui ne abbiamo tantissimi appunto di esercizi che vanno dalla mobilità della parte superiore, qui abbiamo un overhead squat, e in questo caso invece delle torsioni del busto. Di qui abbiamo un hinge ad una gamba, quindi lavoriamo chiaramente sulla mobilità, soprattutto delle anche, quindi della muscolatura delle anche, ancora mobilità per la parte superiore, quindi per le spalle o tendenzialmente per appunto una catena cinetica un po' più ampia. Vediamo un esempio appunto di riscaldamento dove il focus
in realtà è proprio sulla mobilità articolare. I movimenti vanno appunto a interessare tutto il ROM. Ovviamente, non a caso voi state notando come l'esercizio sia svolto molto lentamente. Qui vabbè abbiamo una chest press facilitata dove vediamo la posizione di offset che abbiamo visto nella slide precedente per chiaramente detensificare il movimento.